con le basi dell'analisi tecnica e vediamo le prime fasi del trading, quindi da dove dobbiamo iniziare. Ho suddiviso con alcuni post-it i passaggi che uno dovrebbe fare prima di entrare a mercato. Iniziamo dal primo passaggio, l'analisi del mercato. Prima di iniziare a fare un trade bisogna cercare di capire quali strumenti vogliamo utilizzare, quindi andare ad analizzare il mercato con l'analisi tecnica oppure l'analisi fondamentale. Stabilito quale di questi due strumenti vogliamo adottare, possiamo passare alla seconda azione. Dopodiché, a seconda del nostro asset sul quale vogliamo inserire un'operazione, dobbiamo andare a definire la direzione del mercato, che può essere long, short oppure lateralizzante o neutrale. Quindi direi che la prima parte, quella derivante l'analisi, possiamo finirla con la direzione del mercato e adesso andiamo a vedere i passaggi per l'operatività tecnica. Quindi andiamo a definire il target, profitto potenziale, andiamo a definire lo stop, togliamo una P, lo stop loss, quindi il rischio potenziale, la nostra potenziale perdita, ovvero dove chiudere la nostra operazione in perdita, valutare il rapporto che c'è tra il rischio e il rendimento. Valutare il rischio e il rendimento vuol dire andare a valutare quant'è il nostro profitto potenziale, qual è il nostro rischio potenziale a rapporto in ogni euro investito. Andiamo a valutare se la nostra operatività ha un rischio rendimento adeguato, vuol dire andare a vedere quanto è il potenziale profitto, quanto è la potenziale perdita per ogni euro che noi andiamo a investire in quell'asset. Solitamente un rischio e rendimento, il rapporto dovrebbe stare tra l'1.2. Avere un rapporto 1 a 2 vuol dire che per ogni euro rischiato se ne dovrebbe potenzialmente guadagnare almeno 2. Dopodiché passeremo al money management, quindi andiamo a capire quanto capitale possiamo permetterci di investire. In base alla distanza che ci sarà tra il prezzo d'ingresso e lo stop loss, andremo a decidere quanto investire. Dopodiché andiamo a eseguire l'ordine, quindi a eseguire il nostro trade, e poi non ci resta altro che monitorare l'andamento del nostro ordine. Prima di iniziare con le varie analisi, grafici e trend, dobbiamo capire che cos'è l'analisi tecnica. L'analisi tecnica è lo studio dell'andamento dei prezzi con l'utilizzo dei grafici. Lo scopo di questa analisi è individuare un trend quando è all'inizio per cercare di capire gli sviluppi futuri e come si comporterà nel breve, medio o lungo periodo. Una volta che capiamo qual è lo sviluppo più probabile di un trend, come si comporterà nel breve, medio o lungo termine, ovviamente non è una cosa certa, è probabilità, noi non dobbiamo far altro che entrare a mercato in base alla nostra strategia. Ovviamente si entra a mercato in direzione di quel trend e mai contro il trend. Ora vediamo i 3 principi fondamentali su cui si basa l'analisi tecnica. Il primo principio è questo: i mercati scontano tutto. Secondo principio, i prezzi si muovono in trend. Il terzo principio è che la storia del mercato si ripete. I mercati scontano tutto va a significare che ad oggi i mercati riflettono in modo positivo, ma soprattutto in negativo, tutte le notizie che ci sono nel periodo. I prezzi si muovono in trend, sostanzialmente sono 3, un trend rialzista, ribassista o lateralizzante, o viene chiamato normalmente neutrale. La storia si ripete. Cosa significa? Significa che con buone probabilità i pattern che si sono formati sui grafici in passato verranno riprodotti. Perché si ripetono questi pattern? Perché tutti gli andamenti dei prezzi si basano sulla psicologia, ovvero sull'emotività degli investitori.
Quindi la massa di investitori, la popolazione di investitori tende sempre a ragionare allo stesso modo a seconda delle variazioni degli stati d'animo e dei mercati, quindi tende a prendere delle decisioni che si ripetono nel tempo. Vi voglio lasciare ai 4 vantaggi dell'analisi tecnica, che sono la flessibilità, l'adattabilità, il timing e le previsioni economiche. L'analisi tecnica viene definita flessibile perché si può adattare a qualsiasi arco temporale, che sia medio termine, breve termine o lungo termine. È adattabile perché questo strumento si può adattare tranquillamente alle diverse attività finanziarie, come ad esempio il forex, il mercato azionario, materie prime e perché no anche alle criptovalute. L'analisi tecnica funziona benissimo per determinare il timing, quindi il giusto momento sia di ingresso ma soprattutto di uscita dal mercato. Può essere anche utilizzata per fare delle previsioni economiche e soprattutto per le previsioni per quanto riguarda l'inflazione. Direi che per questa videopillola posso anche interrompere qua il video, noi ci vediamo col prossimo appuntamento.